Ciao lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo il wrap up delle letture di maggio. Alla fine sono insomma qualche volumetto, pensavo di aver letto di meno. Vi dico subito che in realtà a giugno leggerò sicuramente di meno, causa lavoro, quindi godiamoci le letture di maggio perché insomma giugno sarà un mese di magra, già lo so. Ad ogni modo, ho letto sia libri che fumetti e faccio un wrap up unico per tutte le letture perché non sono tantissime. Delle letture di cui ho fatto una video recensione invece ve le metto nelle schede e giù nell'info box, quindi se poi di qualcuno di questi volumi di cui parlo avete voglia di vedervi, di avere un po' più di informazioni, insomma per vedere se possa essere una lettura per voi, ci sono di alcuni le video recensioni. Cominciamo subito. La prima lettura del mese è stata Miti del Nord di Neil Gaiman, in questa versione cartonata che avevo preso quando era uscita, ma ahimè era rimasta in libreria e non l'avevo ancora letta. Comunque guardiamolo, questa è la cover, una cover splendida, bellissima. Questa è la costa che non si vede, è fantastico, vediamo un po', ok. E questo è il retro. Il volume ha la sovracoperta, sotto si presenta così molto semplice. È edito da Mondadori al costo di 19 euro ed ha circa 225 pagine. È un retelling della mitologia norrena fatta da Neil Gaiman. È un libro che sicuramente mi è piaciuto, io l'ho letto praticamente in un pomeriggio perché è scritto molto largo e molto scorrevole, come potete vedere, insomma è una scrittura molto, molto semplice. Sicuramente è un libro che parla della mitologia norrena in maniera molto leggera, non scendendo proprio in maniera approfondita, ma che ha la scrittura di Neil Gaiman con questa scrittura così ironica che sicuramente intrattiene, è molto carino. È una lettura che io non consiglio agli esperti di mitologia norrena perché ovviamente non approfondendo le storie della mitologia, insomma, non ci racconta nulla di quello che non già conosciamo. Chi invece non conosce la mitologia norrena e vuole avvicinarsi è un'ottima lettura proprio perché la scrittura di Neil Gaiman la rende interessante ed è raccontata in maniera molto leggera, quindi sicuramente è un'ottima lettura per insomma, chi si vuole avvicinare alla mitologia norrena. Per tutti gli altri magari ripeto, non è un libro che la racconta in maniera approfondita, insomma. Sicuramente a me è un libro che ha intrattenuto, io sono una grande appassionata di mitologia norrena, anche se insomma le storie le conoscevo già, raccontate dalla penna di Neil Gaiman, insomma comunque fa sempre molto piacere. Infatti alla fine insomma gli ho dato 4 stelline. L'edizione, questa è quella cartonata, la prima uscita, ed ha questa cover bellissima con il Mjolnir in copertina che è fantastica, con tutte insomma le stelle sullo sfondo. Esiste anche la versione inflessibile che è un po' più economica, che ha la cover bianca, la cover è la stessa però in bianco. Comunque almeno ho sfoltito un libro della mia libreria che era lì a prendere polvere e sono contenta di ciò. Andiamo avanti, altra lettura fatta sempre a maggio è questo qui, Loki, sempre per rimanere il tema della mitologia norrena, che è il fumetto di Loki, il dio che cadde sulla terra. Questa è la versione inglese, è uscito, dovrebbe essere uscito da poco in Italia o comunque insomma è una questione di giorni, la versione italiana di questo volumetto. La versione italiana dovrebbe avere il brossurato o il cartonato, adesso non ricordo, è uscire intorno ai 15 euro credo, adesso con esattezza non ricordo perché ancora non sono riuscita a prenderlo. Ad ogni modo racconta quello che succede dopo il War of Liam, la guerra dei regni, che è questo evento che ha attraversato tutto l'universo Marvel fumettistico. Dopo questo grande evento Loki si ritrova finalmente ad essere un re, perché diventa re del regno dei ghiacci e desidera diventare un eroe, quindi diventare buono, ma è sempre Loki. Io di questo ho fatto una recensione, ve la metto su nelle schede e comunque giù nell'info box. È un volume che mi è piaciuto, nel senso che io preferisco il Loki, quello della Marvel fumettistico vero, quello cattivo, insomma non questo Loki che è un po' una via di mezzo, quindi l'ho trovato un po' anacquato rispetto ai miei gusti, un po' troppo buono, diciamola così. E quindi sicuramente è una lettura piacevole, che però io non sono riuscita a apprezzare fino in fondo. È un volume sicuramente consigliato
per chi è amante dell'Oki cinematografico, che non ha mai letto i fumetti e vuole avvicinarsi ai fumetti Marvel. Questo potrebbe essere un ottimo inizio di lettura. Comunque di questo c'è una recensione approfondita, quindi se avete voglia di saperne di più andatevela a vedere. L'unica cosa che posso dirvi è che il cover artist di questi volumi è meraviglioso. Dentro c'è anche una cover gallery con le sue opere e insomma sono splendide. Ve ne mostro soltanto una, eccola qua, ed è bellissima. Anche le tavole non sono male, assolutamente. Ecco qui, questo è il fumetto all'interno. Sono, mi pare, 120 pagine. Io questo l'ho preso in inglese, però ripeto, sta uscendo, se non è appena uscita, la versione anche in italiano di questo volume. Altra cosa che ho letto sempre a maggio, sempre comics, è Space Opera. Ve la metto qui perché io l'ho letta in ebook, perché c'era un'offerta per quanto riguarda gli ebook, insomma legata al fatto della quarantena. Io l'ho preso in ebook e ho letto il primo, che è Il giorno dell'indipendenza, che è una, da come ho capito, è un'introduzione alla saga vera e propria, saga che non continuerò perché niente, questo volume non mi è piaciuto proprio. Probabilmente io non l'ho capito, probabilmente la serie è tutt'altro rispetto a questo, proprio perché questo magari è un volume introduttivo, però io onestamente l'ho letto 20 giorni fa e non me lo ricordo. Questo fa capire quanto possa aver apprezzato questo volume, quindi sicuramente è una serie che non continuerò. Comunque questa è la cover, è una serie di fantascienza. Magari per gli amanti della fantascienza potrebbe essere una buona lettura. Se invece voi avete letto tutta l'opera e vi è piaciuta, fatemelo sapere nell'info box, che magari insomma potrei anche cambiare idea, perché no, perché insomma la lettura è anche questa, è anche scoperta. Quindi nel caso voi l'abbiate letto, fatemi sapere invece i vostri pareri rispetto a questo lavoro. Non vi dirò molto, se non che non mi ha entusiasmato, perché appunto sono passati 20 giorni ma non me lo ricordo. Poi, dopo di questo, arrivano una serie di libri letti in ebook, che è stata tutta una serie di Ni. Maggio è stato il mese dei Ni, tranne per l'ultima lettura che finalmente mi ha fatto riprendere il mese, però è stato il mese dei Ni. E ho letto una serie di libri in ebook, che mi sono arrivati grazie alla Mondadori, che insomma cercava recensionisti per questi volumi che erano in uscita, e quindi io ho letto in ebook. Di questi anche trovate la recensione nel canale, ve le metto sempre nell'info box e nelle schede e nell'info box. Il primo accedere con questa cover qui, cover che ve lo dico subito non è assolutamente azzeccata con l'opera, perché questa è un'epopea fantasy molto imponente, sia nella mole, perché mi pare che il volume costa 600 pagine, che insomma come temi affrontati. La cosa bella di questo volume è che è una storia raccontata da uno scrittore di origini orientali, ed è ambientata in questo mondo fantasy che ha lo stampo prettamente orientale. Quindi per noi lettori occidentali abituati al fantasy medievaleggiante è sicuramente un'ottima novità, è qualcosa sicuramente di nuovo e di affascinante, e quindi da questo punto di vista ve lo consiglio assolutamente, soprattutto se siete amanti delle grandi saghe fantasy. Questo sicuramente potrà piacervi, ed è il primo di una serie. Perché ho detto che è un Ni per me? Perché vengono introdotti tutta una serie di personaggi, molti all'inizio, con questi nomi orientali, e io ho fatto fatica a ricordarli. Poi nel libro, insomma, per carità, piano piano ci si abitua, e sicuramente è un problema che abbiamo noi occidentali, che probabilmente un lettore orientale non ha nel ricordarsi i nomi, perché diciamocelo, è un problema nostro, che non siamo capaci a leggere i nomi orientali e a ricordarceli come si deve. Però ho fatto un po' di fatica all'inizio per tutta questa serie di nomi. L'altra cosa che ha reso questa lettura un Ni è il fatto che io non sono riuscita a appassionarmi ai personaggi, ma questo è proprio un problema mio di gusti, perché insomma mi stavano abbastanza antipatici i protagonisti e non sono riuscita a affezionarmi a nessuno di loro. Però ripeto, questo è un mio limite nell'approccio a questo volume. Il libro di per sé è scritto in maniera molto bella, molto convincente, ha questo world building importante, perché insomma racconta di questo mondo che insomma è composto da un arcipelago, c'è un re, un sovrano, un imperatore molto accentratore di potere, i cittadini si ribellano a questo potere, quindi parla di
ribellioni, di rivoluzioni. Lo fa in maniera molto cruda, perché non sono rivoluzioni utopiche, ma sono molto realistiche, dove non c'è il bene e il male, ma è tutto molto grigio. Anche i personaggi non sono il bene e il male, non sono il buono e il cattivo, ma è tutto molto grigio, e quindi vediamo il lato positivo e il lato negativo dei personaggi. Questa cosa mi è piaciuta molto. Poi mi è piaciuto molto questo richiamo appunto alla cultura orientale, per esempio questo richiamo continuo ai profumi, ai fiori della cultura orientale, alla simbologia della cultura orientale. Da questo punto di vista è sicuramente un libro che vi consiglio. Se appunto volete leggere un fantasy diverso dal solito, diverso dalla monotonia a cui siamo abituati, e non vi spaventano i volumi importanti, sicuramente questo è un libro che potete apprezzare, soprattutto perché ha una conclusione, primo di una saga, per cui ovviamente una parte della storia rimane aperta per potersi approcciare al volume successivo, ma ha una sua conclusione, quindi se qualcuno decide di leggerlo e poi di non andare avanti, non rimane appeso, insomma ha un suo perché il volume, e si può decidere anche di terminare la lettura al solo primo volume. Il punto in più al volume è l'edizione Mondadori, che è bellissima. Se capitate in libreria andatevela a vedere, perché è veramente una chicca, con la sovraccoperta, le pagine colorate, insomma è veramente bella. La Mondadori ci sta abituando a delle belle edizioni, devo dire. Altra bella edizione Mondadori è l'altro volume che ho letto sempre in ebook, che è questo qui, Falce, che questa è un'edizione che, malgrado non ami questa copertina, mi piace tantissimo, che trovo veramente bella. A livello cartaceo, ancora il cartaceo non ce l'ho, penso che lo prenderò poi con il secondo tutto insieme, anche se devo dire che il mio approccio all'inizio a questo volume è stato un grosso nì per la copertina, perché trovo questa copertina veramente orrenda. Anche il volume alla fine è stato un nì, perché la storia, l'idea alla base di questo, che è uno young adult fantasy, è molto bella, molto originale, perché parla di questa società utopica nel futuro della vita degli esseri umani, in cui l'uomo ha sconfitto la morte in tutte le sue forme, quindi non si muore più. Non morendo più, ma continuando a procreare, c'è il problema della sovrappopolazione del pianeta. Quindi vi è istituito questo gruppo di uomini che vengono chiamati falci, il cui compito è appunto falciare, uccidere gli esseri umani, sorteggiandoli praticamente tra la popolazione. L'idea di base è molto bella, anche perché i due protagonisti sono due apprendisti falci che non apprezzano appunto l'idea di diventare falci, perché non vogliono uccidere il prossimo, e quindi il volume si trova ad affrontare tutta una serie di tematiche importanti, quali per esempio il senso della vita, la morte, insomma tematiche anche molto profonde. La lettura di questo volume è stato un nì, perché tutte queste tematiche vengono affrontate in maniera molto molto superficiale, e anche i personaggi sono raccontati in maniera superficiale. Io capisco che è uno young adult, però avrei apprezzato un maggiore scavare nei temi, soprattutto visto che insomma sono temi importanti e nell'animo umano. Invece tutto il volume mi rimane in maniera è raccontato in maniera troppo superficiale. Anche il fatto stesso che quando avvengono queste uccisioni che ci vengono raccontate nel volume, sono sempre raccontate in maniera molto semplice, quasi leggera, e invece avrei apprezzato la pesantezza del momento, soprattutto considerando che i due protagonisti non vogliono uccidere, quindi si trovano di fronte a questi omicidi, praticamente ad assistere e poi a dover fare a loro volta degli omicidi, e quindi avrei preferito scavare maggiormente nel loro animo, nella parte oscura del loro animo, e vedere appunto cosa si muoveva nel loro animo. Invece viene tutto raccontato in maniera molto superficiale, per cui per me è stata decisamente un nì. Mi riservo di leggere il secondo, perché non è stato neanche un no la lettura di questo volume, quindi sicuramente mi riservo di leggere il secondo per capire se continuerà con questa leggerezza o se magari nel secondo avremo un maggiore approfondimento della storia, secondo che probabilmente non arriverà prima dell'anno prossimo, quindi insomma c'è tempo. Anche questo è un volume che è uscito incartonato per la Oscar Volt Mondadori, in questa versione, che anche questa è una versione molto bella, perché ha la sovraccoperta all'interno della cover, ha un poster, insomma l'edizione è sicuramente bella e merita, malgrado
questa copertina io reputo orrenda, però è proprio il mio gusto personale, questi gialli e sti rossi, sti illustrazione che non mi piace proprio, però ecco, quello è proprio il mio limite. Per fortuna, devo dire, l'edizione Mondadori è bellissima. Dopo la lettura di questi 2 volumi mi sono data ai fumetti di nuovo e ho letto un classicissimo, che è questo qua, Vlad Dracula di Thomas Maroto. È la ristampa di un volume storico, ristampato in bianco e nero, tant'è che ci sono 3 pagine, poiché le pagine originali sono andate perse, che hanno una qualità leggermente più bassa delle altre, però devo dire che ho apprezzato tantissimo questo volume. È sicuramente un classico, quindi abbiamo un Dracula molto classico, molto retro, con questi disegni molto retro, però per gli amanti del fumetto, per chi vuole farsi una cultura fumettistica un po' più ampia e andare a scavare un po' sui classici fumettistici, sicuramente è un numero da leggere. È un numero che possono apprezzare gli amanti del vampiro degli anni '80. E ovviamente io, da amante di Dracula, non potevo farmi mancare la lettura di questo volume, che onestamente non mi ricordo se l'avevo letto quando fu, credo di sì, ma non me lo ricordavo assolutamente. I disegni sono quelli di Maroto, quindi molto evocativi, molto belli. Ecco qua. Chi conosce insomma un po' di storie fumettistiche, Maroto, insomma, voglio dire, conosce la qualità artistica di quest'autore, e quindi non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Andiamo a vedere anche bene la cover. Questa è la cover e questo è il retro, che ho trovato splendido. È un'edizione prostrata con le alette ed è uscita al costo di 14 euro per la Magic Press. Anche questo è un po' che ce l'avevo in libreria e finalmente mi sono decisa a leggermelo. Sicuramente una lettura, insomma, non per tutti, capisco che per i giovani soprattutto, essendo comunque un classico, è una lettura un po' più difficile da approcciare, però insomma io in realtà, per gli amanti dei fumetti, soprattutto per chi ricerca un po' di fumetti classici da andarsi a recuperare, sicuramente è una lettura che consiglio. Poi, se come me siete amanti dei vampiri, è sicuramente una lettura che consiglio. Ripeto, qui siamo proprio ai vampiri classici anni '80, niente sbloccicamenti, niente situazioni amorose, è proprio il vampiro nudo e crudo così come, insomma, ce lo ricordiamo, ed racconta della storia di Vlad Dracula prima di diventare vampiro, quindi la sua storia da umano, e il volume ovviamente racconta appunto della sua storia umana, concludendosi con il suo divenire vampiro. Un volume anche abbastanza crudo, devo dire, però sicuramente una lettura che ho apprezzato. Dopo di questo ho letto un altro libro in ebook che avevo preso con le offerte che c'erano nel periodo della quarantena, che è Vicious della Schwab, che è il primo della trilogia, credo siano 2, di Villains. Mi manca il secondo, che credo recupererò, spero quest'estate, perché tanto già l'ho acquistata anche quella in ebook, perché c'era un'offerta per entrambi, quindi li ho presi entrambi con l'offerta. Però insomma il secondo ancora lo devo leggere. Anche questa è stata una lettura perché ovviamente la Schwab ha sicuramente una scrittura che a me piace, che apprezzo molto, molto scorrevole, però mi aspettavo tanto da questo volume, perché la Schwab, perché parla di superpoteri, di eroi, però lo fa, non di eroi, di superpoteri, però parla anche appunto di antieroi, dei cattivi, perché appunto i protagonisti di questa storia sono 2 cattivi, e quindi io mi aspettavo tantissimo. In realtà è stato un buon intrattenimento, ma niente di più, quindi sicuramente mi leggerò il secondo per sapere come procede, però non mi ha entusiasmato tantissimo, appunto mi aspettavo molto di più. Certo, la Schwab, l'idea è molto bella, parla appunto di questi, anche se in realtà non è niente di innovativo, però parla di questi 2 personaggi che tramite insomma uno studio, che non vi sto qua a spiegare, ottengono dei poteri, ma e come li useranno il problema. Considerate che il volume si apre con 2 che scavano su una tomba, quindi è sicuramente un volume molto, che si presenta con toni molto dark, molto cupi, anche se, ripeto, mi sarei aspettata di più da questo volume, soprattutto considerando che la Schwab, quindi
Arriviamo invece all'ultima lettura del mese, che finalmente è stato un 5 stelline su 5, si è ripreso il mese, che è la lettura di un fumetto di cui ho fatto anche una super video recensione piena di entusiasmo. Ve ne ho parlato già in più di un video, ma ve ne parlerò anche oggi, che è Buffy l'Ammazza-Vampiri, il reboot appena uscito in Italia, è proprio appena uscito in Italia, uscirà il secondo volume a luglio, che non vedo l'ora di leggere, reboot creato da Whedon, scritto da Belair e disegnato da Mora, con dei disegni meravigliosi, dei colori di angolo meravigliosi, una storia fantastica. 5 stelline su 5 è un volume su cui non ho nulla da dire, se non che è fantastico. Sicuramente è una lettura semplice per i nuovi lettori che non conoscono la saga. Secondo me, per i lettori che hanno amato Buffy è un volume che amerete assolutamente. È un reboot, quindi è ambientato nei giorni nostri, quindi ovviamente i personaggi hanno subito dei cambiamenti rispetto a quelli che conoscevamo, però li troviamo tutti, la Scooby Gang, Spike, Angel, cioè un volume meraviglioso. Vi mostro qualcosa dell'interno, ecco qua, con i splendidi disegni di Mora, che sono veramente belli. Letto questo, vi dico subito che ho cercato subito di ordinare altre cose di Mora perché mi ha entusiasmato tantissimo. Devo dire mi ha entusiasmato tutto il volume, storytelling, tutto. Alla fine abbiamo una galleria di cover che erano uscite appunto con i volumetti singoli negli States, che sono appunto una più bella delle altre, veramente un volume che vale anche solo per la cover gallery alla fine. È un volume incartonato, uscito al costo di 19,90 €, con questo primo volume c'era in regalo il segnalibro, la spilletta e la shopper. Comunque vi ho fatto una testa così di questo volume perché se siete stati amanti di Buffy dovete leggervelo. E comunque vi metto sia nelle schede che giù nell'info box le recensioni al volume, anche agli altri volumi che ho fatto, non di tutto c'è la recensione, ma di quelli di cui ho fatto la recensione ve le metto comunque giù sotto nell'info box se avete voglia di andarvela a recuperare. È venuto un video lunghissimo, quindi io non perdo altro tempo, vi saluto direttamente, vi ricordo di iscrivervi al canale, ci vediamo a giugno con le prossime uscite, le prossime recensioni. E io intanto vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!